Buongiorno e benvenuti su Delivery Lab. Oggi vi racconto la riparazione di questo Sansui qui che è alle mie spalle, che ho appena finito di provare, sicché sappiamo già che alla fine è una riparazione andata a buon fine. Ho spoilerato già il video. È una U717 che mi è stato spedito, era tantissimo che era fermo, c'aveva un sacco di problemi anche di rumori, di un canale che non andava, e diverse cose insomma da riparare, molti guasti veramente tosti, noiosi più che altro, non diciamo tosti, oltretutto in Toscana non è nemmeno un termine che si usa, rognoso al limite si dice, guasti rognosi si direbbe. Comunque vi racconto questa riparazione, sicché seguitemi, continuate ad andare avanti col video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. L'apparecchio da riguardare oggi è questo Sansui, una U717, e dovrebbe essere 85 watt per canale, massiccio, sono 17 kg quasi di amplificatore, pesante, e tantissimo che è fermo, che era in una scatola, e dice che gli ingressi non vanno, bisogna vedere un attimo, scrocchia, fa un sacco diciamo di problemi. E sicché la prima cosa che dobbiamo fare, io direi di aprirlo prima di metterlo in prova e poi lo proviamo insieme. Apriamo velocemente una vite, e ora lo giriamo. Qui ci sono delle viti diverse. In questo punto qui c'è una colpitura, non so se era vecchia, se l'ha fatta il corriere, quello che sia. Lo apriamo. Vedete quando vi dico le viti di metterle tutte in una scatolina? Perché se guardate, queste sono le sue viti, che sono più corte. Questa è una vite troppo grossa, che non ci dice niente. E queste qui sono altre 3 vite più lunghe che non credo che siano le sue, sicché tutto in un barattolino per rimontare le viti dell'amplificatore senza mescolarle con altre, che dopo si fa un cacciucco, ma che purtroppo non è quello di pesce che si fa a Viareggio, ma è una schifezza. L'amplificatore, nonostante diciamo ha tanti anni, non è poi così sporco all'interno, e non c'è dello sporco appiccicato, vedete, polvere che viene via bene. Qui probabilmente una soffiata e il pennellino e torna a posto, perché le schede comunque sono pulite. È stato, si vede, in un posto asciutto e che non ci sia grassi, come alle volte succede chi le tiene in cucina o roba del genere. Forse questo condensatore qui, insomma, comunque diciamo è facile pulirlo rispetto ad altri. Organizzo il carico fittizio, organizzo e lo proviamo, guardiamo cosa ha. Intanto entriamo sull'ingresso AUX, le uscite delle casse collegate al mio carico fittizio, lampadina ovviamente in serie sempre, e poi inquadro l'oscilloscopio e guardiamo cosa fa quando l'accendo. Il mio vecchio oscilloscopio, come sapete, lo prediligo per fare questi lavori, specialmente dove non serve un'estrema precisione. Accendiamo l'amplificatore attraverso la lampadina, attraverso un trasformatore separatore. Vediamo che succede se l'accendo. L'ho acceso, il guizzo della lampadina però non è successo niente. Sentiamo se il relè scatta. È scattato il relè. Proviamo a alzare il volume. Il volume non ci dice niente per ora. L'amplificatore in questo momento, perlomeno su questo ingresso, è morto. Cambio ingresso, proviamo l'ingresso tuner, e anche l'ingresso tuner non dà segni di vita. Indago un attimino e ci rivediamo. Ho smanettato un po' con gli ingressi, però sembra andare un canale solo, e in più
se metto il fono, vedete, fa tutti quelli scrocchi su tutti e due gli ingressi fono e se ne va in protezione. Ora è andato in protezione. Allora, un'altra cosa da fare è capire se è solo la parte dei commutatori e del preamplificatore, diciamo, o il finale. Ora mi collego direttamente sul finale e lo riproviamo, così se sul finale vanno tutti e due i canali abbiamo appurato che comunque sia è un problema di preamplificatore. Io avevo usato gli ingressi tuner e aux, che sono questi due. Se vedete qui abbiamo altri ingressi che praticamente questa è l'uscita del preamplificatore, ora la vedo al contrario, comunque questa è l'uscita del preamplificatore, questo dovrebbe essere l'ingresso del finale e ora vi faccio vedere come si commuta. Questo commutatore qui, messo così, mette in comunicazione finale col preamplificatore. Se io lo sposto qui nel mezzo, praticamente sgancia il preamplificatore dal finale e se io mi inserisco direttamente sul finale dovrei avere la forma d'onda su tutte e due, se diciamo il finale perlomeno funziona. Lo accendo, vi inquadro l'oscilloscopio, relè scattato e abbiamo la stessa situazione praticamente. Stacchiamo questo che da noi, abbiamo la stessa situazione, sicché il problema, oltre ai commutatori e tutte quelle cose lì, c'è un finale che non funziona, sicché intanto dobbiamo vedere perché il finale non amplifica, sicché la prima cosa da fare, gli smonto il sotto, gli levo tutte le protezioni. Allora la prima cosa da fare, poi lo giro, smonto anche la parte sotto che serve per lavorarci, però devo levare questa protezione in maniera da avere libero accesso alle schede. Ovviamente ora che lo smonto non ve lo faccio vedere perché diventa una cosa estremamente noiosa, lo faccio io e riprendiamo il video dopo che ho levato tutte queste viti, perché come lo sapete vedere tutte le viti che si smontano è carino, garbattanti, ma insomma secondo me è noioso. Allora ragazzi, questo video è sponsorizzato da PCBWay, che è sempre stata il mio partner per i circuiti stampati da tantissimi anni. È una grande ditta, grande nel senso di importante, ma proprio grande anche come persone che ci lavorano, perché se avete bisogno c'è un help, vi aiutano, vi rispondono subito. Potete fare dei preventivi online e sapere la spesa ovviamente prima di fare l'ordine. Con le nuove tecnologie riescono a fare circuiti stampati fino a 14 strati, di varie forme, di tantissimi colori e di tipologia di materiale diverso. Se volete vi montano direttamente loro i componenti sul circuito stampato in maniera che risparmiate tempo. Vi arriva un prodotto già assemblato o preassemblato. Inoltre fanno anche, fra parentesi, lavorazioni CNC per chi non ha una CNC e lavorazioni in stampa 3D per chi non ha una stampante 3D. E è per questo che vi consiglio fortemente PCBWay. Abbiamo visto che sull'ingresso fono si sentono delle scariche, sicché commutando sull'ingresso fono ovviamente c'è qualcosa nell'ingresso fono che crea queste scariche e che non escluderei che potesse aver guastato, diciamo, i transistor finali, perché se queste scariche si fanno a volume alto eccetera eccetera, diciamo, può anche succedere. Non è probabilissimo, ma può succedere comunque. Queste scariche che si producono sono sull'ingresso fono. L'ingresso fono, come vedete, è questo. Questa è la strada che fa e se vedete la parte poi del preamplificatore, e se si va a vedere è quasi un mini finale praticamente. Come vedete ci sono i transistor nella classica configurazione di come sono i finali anche di potenza, e qua giù ci sono, qui c'è l'alimentazione, qui c'è l'alimentazione, questa è l'uscita. E dove andiamo a indagare? Cosa potrebbe essere che fa queste scariche qui? Al solito la prima cosa che andrò a sostituire sarà questi due transistor montati in questa configurazione,
che di solito sono quelli transistor montati in questa configurazione che possono dare dei problemi. Se li andiamo a misurare ci dirà che sono buoni, sicché l'unica maniera per levarsi il dubbio è sostituirli. Ovviamente sostituirò questi transistor, ve li evidenzio, questa coppia di transistor qui, e già che ci sono la sostituisco anche sull'altro canale, perché visto che devo smontare la scheda e che poi ci si lavora male, non vorrei rimontarlo e poi magari dà delle piccole scariche anche sull'altro canale, e chiaramente di dover smontare tutta la scheda, che non è agevole smontare quella scheda lì per niente, e allora cambierò sia questi che quelli di là. Prima di smontarli facciamo una piccola misura con l'oscilloscopio, vediamo se andiamo a misurare in questa zona qui, se troviamo del rumore piuttosto ampio o qualcosa che ci dà perlomeno un'indicazione da doverli sostituire. Ma 99 su 100 la prima cosa da fare, se vi capita, è sostituire i transistor che vedete in questa configurazione qui. Per quanto riguarda le scariche, la prima cosa che andrò a fare, andrò a controllare TR1 e TR5, perché possono essere, come ho fatto vedere dallo schema, i più probabili che danno questo problema. Sicché andremo a vedere questi due transistor. Ora in questo momento l'amplificatore è spento, però controllerò, questa è la base, e poi sul collettore intanto di TR1, e perché l'ingresso qui, la base di TR1 è proprio l'ingresso dove ci arriva il segnale fono, e vi farò vedere il tutto sull'oscilloscopio. Spero che l'oscilloscopio si riesca a intravedere, perché purtroppo è molto lucido. Ora vi faccio vedere che intanto, se io tocco la base di TR1, la base di TR1, anche ovviamente amplificatore spento, ci arriva il segnale, e spero che si veda. Ora accendo l'amplificatore, aspetto un attimo, scatti il relè, e andiamo a ricontrollare il segnale sulla base, che ovviamente il segnale non è cambiato, perché è lo stesso, la stessa grandezza che arrivava, però vedete inizia già a fare questo ballettio, chiamiamolo. Questo qui è il rumore che poi si sente, e la stessa cosa se io vado a vedere sul collettore, dove dovrebbe essere amplificato, è ancora di più. Che la prima cosa che facciamo, intanto andiamo a cambiare TR1 e TR5, che lavorano diciamo in coppia praticamente, e rifacciamo la prova. Se siamo fortunati ci abbiamo azzeccato subito la prima. Questi sono i transistor che ho sostituito. Non ve li faccio vedere nemmeno, non li provo nemmeno, perché sicuramente il misuratore di transistor me le dà per buoni. Quando scaricano in quella maniera qui, di solito vengono alla misura, sembrano buoni, però rompono le scatole. Sicché questi sono cambiati, e io direi di riprovare ora l'amplificatore sull'uscita del preamplificatore direttamente, se esce qualcosa, questa volta dal canale che non usciva niente. Allora, transistor cambiati e amplificatore acceso. Per fare la prova ci leviamo lo sfizio di usare questo piccolo oscilloscopio. Qui è l'uscita del generatore e qui ci sono i due canali collegati, l'uscita del generatore sinusoidale, sicché diciamo con questo oscilloscopio comunque, anche se piccolino, la prova si può fare. Vediamo se adesso tutti e due i canali funzionano. Mi sono collegato sull'uscita del preamplificatore, in maniera che non stiamo a fare intervenire il finale, e posso usare tutte le protezioni anche in maniera migliore. Come si vede, piano piano, questa volta, ora una volta sostituiti quei transistor che davano dei problemi, non schiocca più, e le sinusoidi ci sono tutte e due, però se vedete abbiamo un problema. Su questo canale qui c'è la forma d'onda che distorge. Praticamente sull'altro la sinusoide se ne va su tranquillamente, e questo qui inizia a tagliare questo qui di sopra, il canale giallo. Sicché ci sono dei problemi comunque sul preamplificatore a questo punto, perché non stiamo
lavorando con il finale, sicché i problemi che ci possono essere sono sul preamplificatore. Guardiamo insieme lo schema e vediamo a occhio, diciamo a logica, quello che potrebbe essere, poi andiamo a prendere delle misure. Allora, abbiamo visto che abbiamo una differenza sui due canali. Un canale riproduce molto bene la sinusoide anche all'uscita del preamplificatore praticamente, e un canale invece la sinusoide la taglia, fa la stessa cosa di un amplificatore che arriva in clipping, praticamente diventa un'onda quadra. Allora escluderei questa parte qui. Se vi ricordate, anche qui c'è una configurazione come i transistor che abbiamo cambiato, però questa parte la escluderei. Mi concentrerei, diciamo, sui finali o sulle tensioni di alimentazione. Allora, se i due finali comunque non funzionassero, magari mettiamo che uno di questi sia bruciato o qualcosa del genere, potrebbe essere che l'onda, invece di essere un'onda sinusoidale intera, magari ne riproduce metà e basta. Dato che riproduce, va in clipping come se fosse sovrappilotato, quello che mi viene da pensare è o le tensioni che arrivano qua, e circa 35-38 volt, non mi ricordo, che devono essere su questo collettore di questo transistor e di quest'altro, sono più basse, e allora a quel punto ovviamente anche l'uscita sarebbe più bassa, non ce la farebbe a tirar fuori un'uscita coerente, un'uscita come l'altro canale. Oppure l'altro problema che potrebbe essere diciamo in queste due resistenze qui. Se queste due resistenze qui, che se non mi sbaglio le classiche resistenze di sicurezza, sono alterate di valore, a quel punto lì l'amplificatore non ce la fa e dobbiamo sovrapilotarlo. A un certo punto però tirerà fuori un'onda quadra, perché è la stessa cosa come se avessimo delle tensioni di alimentazione troppo basse, e sicché un canale tira fuori tutta la sinusoide, un altro canale a un certo punto si siede e va in clipping. Sicché andiamo a controllare insieme queste due tensioni e poi andiamo a controllare queste due resistenze, se sono cambiate di valore, perché ripeto, sono le famose resistenze di sicurezza che avete visto in altri video, che variano di valore, accidenti a loro. Dopo vi inquadro il multimetro, andrò a prendere la misura qui dove ho fatto questo pallino, così lo riconosco sia qui che in quest'altro punto qui, e dovremmo trovare più o meno 34 volt. Ora vi inquadro il multimetro e vediamo un po' se ci sono queste tensioni. Accendo l'amplificatore. Il multimetro è inquadrato, è su automatico. Tra parentesi, se qualcuno gli interessasse poi un multimetro oscilloscopio come questo, vi metto il link in descrizione. Mi metto gli occhiali, speriamo di non incappare nel microfono. Prendiamo la prima misura e sono circa 34 volt, e ora dall'altra parte dovremmo trovare un meno 34. E ci abbiamo meno 34, sicché le tensioni di alimentazione arrivano regolari, e non è quello che può creare il problema del minor segnale in un'uscita. Ovviamente andiamo a controllare quelle resistenze che vi avevo fatto vedere, che se si alterano di valore potrebbero dare lo stesso problema. Anche qui dopo vi inquadro il multimetro, ora vi faccio vedere le resistenze che andrò a misurare, perché misurare le resistenze e inquadrare il multimetro si può fare, ma se attacco il multimetro al computer, quell'altro, insomma diventa un lavoro complicato. Comunque le resistenze che andrò a misurare saranno questa qui e questa qui, che dovrebbero essere da 82 ohm. Ve le rifaccio vedere. Ci sono i cavi sopra, comunque questa e questa dovrebbero essere 82 ohm, e vediamo quanto misurano. Dopo poi le smontiamo se fossero quelle e se le misuriamo sul banco direttamente. Vado a misurare le due resistenze. 142 kΩ la prima e l'altra 0,3 MΩ. Diciamo che è grassa se l'amplificatore riusciva
diciamo erogare qualcosa. Per sicurezza vado a controllare anche quelle dell'altro canale. Quelle dell'altro canale, una è questa, 8 kΩ, è già meglio, ma è sempre alta, e questa 5 kΩ. Ovviamente le cambio tutte e quattro, le smonto, le metto sul banco, le rimisuriamo insieme. Ecco le resistenze smontate. Prima di misurarle ve le faccio vedere, si vede distintamente che la prima cifra è un 8, la seconda è un 2 e la terza è uno 0, sicché 82 ohm. Però hanno tutto un altro valore. Inquadro anche il multimetro e ve le faccio vedere. Fra parentesi, queste sono state smontate da una sezione, da una parte, da un canale, e queste dall'altra. Sono già, diciamo, diverse, comunque diverse come colore del corpo. E le fasce colorate ovviamente sono le stesse e comunque sono accoppiate e perlomeno dovrebbero dare, anche se avessi letto male, dovrebbero dare lo stesso valore a ogni coppia. Ora vi inquadro anche il multimetro. Ecco, il multimetro si vede abbastanza bene, resistenza un po' meno, ma non ha importanza. La prima coppia, che si è ovviamente rovesciata, mi segna praticamente 8K. Quell'altra sopra dovrebbe essere simile perlomeno a 5K, perché ovviamente i valori sono uguali. Comunque sia, dovrebbero essere da 82 e sono veramente fuori. Anche questa 0,3 MΩ e questa qui 141 kΩ. Questa qui era la parte che non funzionava per niente e questa era la parte che, nonostante un valore così alterato, cercava di funzionare lo stesso, ma le ho rimontate ovviamente del valore giusto su tutti e due i canali. I componenti sono stati saldati, tagliamo i piedini. Non vi ho fatto vedere che le saldavo perché lo sapete, da lontano ci vedo male. E ora anche quelli dell'altro canale, eccole lì. E ora lo proviamo, vediamo se è cambiato qualcosa. Accendo l'amplificatore, il volume era già a una certa altezza, alzo ancora e come vediamo tutti e due i canali praticamente sono uguali, non distorgono più, praticamente non c'è più quello che taglia le sinusoidi e le trasforma in onda quadra, sicché abbiamo risolto questo problema. Ho girato l'amplificatore, mi sono accorto che questo fusibile è bruciato e probabilmente sarà bruciato anche l'altro. Comunque intanto qui, per vedere che è bruciato, non serve nemmeno il tester, comunque lo proviamo per scrupolo, ma si vede molto bene che il filo, diciamo, interno è interrotto. Lo rimuovo e lo proviamo. Non mi meraviglia che un canale non andasse, insomma, ecco. Usiamo il multimetro come cicalino, vedete, se io tocco ovviamente suona 0 ohm praticamente, o quasi. Se io vado a toccare questo fusibile non segna niente perché si vedeva a occhio, comunque è aperto, e sicché ci saranno dei problemi probabilmente nei finali e ora andiamo a smontare e a controllare. Questo è il finale che va smontato. Quando andate a togliere dei connettori che non sono segnati come questi, vi conviene fare una foto, però poi magari finisce che ci sono anche dei fili simili. Vedete, questo è un nero, questo di sotto è un nero. Io, per non sbagliarmi, li faccio anche una foto, comunque le segno numerandoli con le barrette, così potete anche scriverci il numero, quello che volete, insomma. Comunque io le segno in questa maniera qui, così partendo dall'alto poi sono tutti in fila, tanto poi con un pochino di alcol si cancellano e poi ovviamente uno li fa anche una foto. Li stacchiamo, li stacco perché sono solo, e poi giro l'amplificatore e lo svitiamo, lo svito. E tiriamo fuori questa scheda là. Svitato, ci sono 4 viti e ora spero che venga via senza problemi.
solo che questo amplificatore qui è bello, per carità, ma è pesantissimo. Ora intanto lo sposto e dopo lo vado a soffiare col compressore. Questa è la scheda smontata, ora li smontiamo i finali e li proviamo. Questa scheda, a vedere, è già stata riparata perché ci sono delle resistenze in serie che non credo che vengano dalla casa. Comunque è una cosa che si può fare tranquillamente, basta che poi il valore torni. Una cosa strana è questa, che le sigle sui transistor non si leggono più. Comunque vabbè, io ce l'ho le sigle dei transistor, dovrebbero essere dallo schema un 2SA 747 e un 2SC 1116. Comunque ora io li smonto questi qui e poi li proviamo direttamente col prova transistor, sicché ora non vi sto a far vedere tutta la procedura, allento le viti e poi magari le tiriamo fuori. Non sono nemmeno tanto strinte queste viti, però non occorre, quando si stringono, comunque forzare come se si dovesse stringere una marmitta. Ecco, questo è importante saperlo, perché poi magari rischiate di perforare l'amica e siete da capo. Allora vediamo se viene fuori, vediamo cosa riusciamo a fare già così. Questi non sono terminali saldati, sono avvitati e c'è uno zoccolo sotto. Da quello che vedo già ora è che la pasta è secca, proprio secca, sicché quando trovate dei transistor che andate a smontare con la pasta secca come questa in un canale, vi dovete mettere mano, armare di pazienza. Questo neanche viene via. Mali estremi rimedi, non ho le dita abbastanza forti. Ecco fatto, è venuto via. Dicevo, quando trovate la pasta così che è piuttosto secca, vi dovete mettere l'anima in pace e smontare anche l'altro canale e ridargli, diciamo, la pasta termoconduttiva, perché sennò poi un canale è perfetto e quell'altro canale no. Qui la pasta termoconduttiva mi sa tanto che non c'è stata data quando sono stati rimontati, se sono stati cambiati questo non ve lo so dire, perché non c'è segno praticamente a parte dove ha appoggiato, se no doveva essercene di più, ma insomma questi sono sottigliezze, diciamo. Ora dobbiamo vedere se funzionano. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare, se le dovete misurare con il tester, ripeto, le proviamo col prova transistor, si fa prima, però la prima proprio al volo che dovete fare è misurare fra collettore, che è il corpo del transistor, e l'emettitore, perché se per caso fra collettore e emettitore segna già cortocircuito è inutile fare altre misure, il transistor è in corto e di solito alla fine la giunzione che va in corto è collettore-emettitore. Allora, ne proviamo uno alla volta, ci attacco lo strumento e poi li proviamo. Allora, partiamo, ho attaccato 3 terminali, il verde l'ho attaccato alla base, all'emettitore ci ho attaccato il celeste, al collettore ci ho attaccato rosso. Inquadriamo lo strumento e diamogli la via. Diamo la via. E perfetto, come mi aspettavo, c'è un corto fra il rosso e il blu, cioè praticamente fra collettore e emettitore. Inquadriamo e si vede se avevo fra rosso e blu, collettore emettitore. Ora organizzo quell'altro. Anche se i fili sono un po' sullo strumento, si vede lo stesso, tanto sarà la stessa cosa anche questo. Andiamola via. Stessa cosa anche a questo qui, anche qui stessa cosa, fra collettore e emettitore sono un corto tutte e due, sicché vanno sostituiti. E il problema di solito me l'ero segnati su questo schema: 2SA 747, 2SC 116, come poi da schema
dell'amplificatore, ovviamente. Allora, il problema di solito è che questi transistor non si trovino né 3 né 2, però forse io ho culo, anzi ho sicuramente, però io ho fortuna e ce n'ho un paio di coppie e ora le prendiamo. Eccoli qua, sono componenti, chiamiamoli NOS, forse sono anche, diciamo, di smontaggio, quello non lo so. L'uno che c'è sopra dice il mio fornitore che le presi è un po' che ce l'ho questo, che vuol dire che lui l'ha misurati e sono di prima scelta. La guardate col tracciacurve, eccoli qua. Uno è questo, uno è quest'altro, li mette anche nella scatolina. Se anche non fossero NOS veramente, ma fossero, diciamo, di seconda mano, sono che si presentano bene e sono i transistor giusti. Ora questi li andiamo a rimontare, ci do la pasta termoconduttiva, poi la sostituisco anche sull'amica e la andiamo a rimontare. Io la pasta termoconduttiva la do con un pennellino che ho tagliato in maniera che diventa più rigido e si sparge bene, diciamo. Voi la potete dare con tutto quello che vi pare. Vi faccio vedere come la do su un transistor, non ne serve tanta, e poi dopo proseguo con quell'altro e ci rivediamo a cose fatte. Praticamente va spalmata così, non ne serve una tonnellata, ovviamente ci va data, deve essere data da tutte le parti, perché col fatto che ce ne va data poca non si può nemmeno non darcela, come quelli di prima, che mi sembrava quelli di prima non l'avessero avuta. E ora la do a tutte e due, poi vanno pulite le miche e va pulito il dissipatore. La termoconduttiva l'ho data. Quando date la pasta termoconduttiva voi mettetevi magari un paio di guanti, e perché poi diciamo vi sporcate le mani. Magari sotto non fate come ho fatto io, metteteci un foglio bianco e così non sporcate nemmeno il tavolo. Poi dovete prendere l'amica vecchia, vedere, pulirla prima tutta, ora la pulirò, e guardare che non abbia crepe e roba strana, se no va cambiata. Se ce l'avete, diciamo, nuova, al limite cambiatela. Quando l'amica è ripulita o con l'amica nuova, dopo la rimettete sul transistor in maniera che appiccichi bene sotto, e poi con lo stesso pennellino la date anche sull'amica in maniera che è da tutte le parti nella stessa maniera. La sto a farvi vedere perché insomma è dare l'amica la pasta termoconduttiva col pennellino, non è una cosa ingegneristica. L'altra cosa che dovete fare è pulire anche dove era il transistor. Potete usare un pezzo di carta, uno straccio, quello che vi pare, imbevuto di alcol isopropilico, e dove era il transistor come si dice, la pasta secca viene via tranquillamente. Poi magari se volete fare le cose proprio fatte benissimo, prendete anche un cotton fioc e ripulite anche i buchini. Magari se non basta un cotton fioc, con un cacciavitino ci levate la pasta, diciamo, vecchia. Ora, già che ci sono, vado a dare una pulita a questa scheda qui, e così dopo questa è già pulita. La scheda, visto che c'era della polvere secca più che altro, non era appiccicata, è bastata soffiarla con l'aria compressa. E ora ci rimonto i transistor al suo posto. Una volta che avete rimontato i transistor e ci avete abboccato le viti, fate attenzione che vadano dritte, le stringete senza esagerare, un po' per una, in maniera da non socquadrare niente, perché le miche sono delicate, sono robuste ma delicate, perché si possono crepare, perché appunto sono di mica, non è plastica o roba del genere. Li stringete tutti un po' alla volta e vanno strinti bene, ma senza esagerare. Non siete a stringere una marmitta della macchina, insomma, ecco. L'importante è che siano stretti comunque molto bene, senza fare una forza eccessiva. Le stringete solo tenendo il cacciavite per le dita, non con tutto il palmo della mano lì. E poi dovete provare l'isolamento,
perché se no quando le rimontate fate dei danni. Prendete un tester e lo mettete su home e guardate che non ci sia dispersione con la carcassa. Lo mettete magari anche su home. Ora io vi faccio vedere solo un transistor, sì, ci stanno tutte e due. Vedete il tester ovviamente è messo su home, se tocchiamo insieme segna quasi niente. Vi scegliete un punto che potrebbe essere, vedete questa vite qui è diciamo alla massa e lo confrontate con un'altra vite. Se vedete segna, sicché questa vite siamo sicuri che è alla carcassa. E poi lo toccate sulle viti del transistor di uno e dell'altro e non deve segnare da nessuna parte, perché se segnasse così ovviamente vuol dire che l'amica si è rotta e il transistor sta toccando sulla letta di dissipazione e non lo deve fare. Ecco, deve essere così. Quando siete sicuri che è isolato lo potete rimontare. Ne rimonto il fusibile, ovviamente sano. Poi mi sono accorto di un'altra cosa che vi faccio vedere. In questo punto qui non c'è stata messa una vite, se vedete la vasetta si allarga. Ora ce la rimetto e così anche quella cosa lì è fissata. Se no questa scheda, come vedete, si muove se non è fissata. Si vede chi l'ha riparata se l'è dimenticata, cose che possono succedere. Ecco fatto, così almeno è bella fissata. Ora gli pulisco il commutatore delle casse, che è molto sporco, il commutatore degli speaker. Come vedete, diciamo è parecchio nero. Ora lo pulisco come avevo fatto vedere altre volte con la penna in fibra di vetro e poi ve lo rifaccio vedere. Pulirò ovviamente solo dove strisciano i contatti, non è che pulisco tutto il commutatore, in maniera che quando farà contatto lo farà in maniera decente. Ecco, ora vedete che è pulito. Tra parentesi c'ho da controllarlo prima di dargli un pochino di spray disossidante, però prima va pulito con la penna di vetro resina, con la penna di fibra di vetro, e poi a quel punto lì ci si può dare un pochino di spray, ma deve venire bello lucido perché se no non fa contatto. Fra parentesi mi sono accorto, siccome questa manopola qui quando è arrivato l'amplificatore era storta e i contatti sono forzati, sicché ora mi metto qui e cerco di raddrizzarli in maniera che facciano contatto, perché così non so se fanno contatto. A vederli non fanno contatto, sicché ci sta che magari le casse anteriori vadino e quelle dietro no. Dovrei essere riuscito a ripristinare i contatti che facciano contatto, scusate il gioco di parole, e poi l'unica cosa è quando si prova a vedere che funzionano tutti e quattro le uscite degli altoparlanti, perché questo è il selettore degli altoparlanti. Allora vedete inquadrato il solito oscilloscopio che vi sarà venuto anche a noia, l'apparecchio ora finali sostituiti, preamplificatore sistemato, e abbiamo sistemato insieme io e voi anche la parte che faceva quell'onda quadra invece che un'onda sinusoidale sul preamplificatore, e ora ho ricollegato il tutto e sono collegato direttamente in uscita dagli altoparlanti. Lo accendo, lo proviamo un secondo, diciamo poco, perché c'ho anche da controllare, diciamo, bias e offset, prima l'offset e poi il bias, perché sono cose importanti anche quelle che ci siano. Però intanto guardiamo se dopo tutto il lavoro che ci si è fatto funziona. Lo accendo, si aspetta che scatti il relè, alzo un pochino il volume, si sente anche la nota, la stacchiamo e diciamo il nostro amplificatore eroga. Non alzo tanto ovviamente perché, come ripeto, dobbiamo controllare il bias e l'offset, sicché la prima cosa che si fa è si controllerà l'offset. Ora lo spengo un attimo, vi faccio vedere dove sono i trimmer per l'offset e poi quelli del bias. Allora per l'offset sono questi due trimmer qui che dopo lo controlliamo insieme, ma lo regolerò io
perché alle volte sono un po' noiosi. Va regolato prima questo qui azzurro e poi quell'altro. Ora vi faccio vedere dov'è anche quello del bias. Quello del bias è là dietro, quello bianco, questo qui, e quello, anche quello va regolato. La stessa cosa per tutte e due le schede. Faccio vedere su un altoparlante e poi sull'altro. Allora, per vedere l'offset ci si collega in parallelo agli altoparlanti, in questo caso al carico fittizio. Ci può essere il carico fittizio, come no, cambia veramente poco, tanto bisogna andare prossimi allo zero. Dove è specificato, in alcuni amplificatori c'è scritto di farlo senza carico, oppure in alcuni di mettere il carico, dipende dal tipo, diciamo, di amplificatore, dove è specificato e dove, diciamo, no, sia con che senza, ma ripeto, cambia veramente poco. E dove non è specificato lo potete fare tranquillamente lasciando il carico attaccato. Io accendo l'amplificatore, ci vuole un tester messo su millivolt, si va a inquadrare e quando il relè scatta, vedete, ora saremmo più o meno anche nella norma, perché diciamo massimo di solito 10 millivolt o giù di lì, però va lasciato acceso un pochino, volume al minimo, senza nessun segnale in ingresso, e si aspetta una decina di minuti. La stessa cosa poi si farà anche per il bias. Comunque va visto dopo una decina di minuti che massimo arrivi questo a 10 millivolt, o negativi o positivi. Meglio sarebbe che fosse sullo zero, cioè niente, né negativo né positivo. Questo è un canale, lo sposto sull'altro canale, vedete sta salendo, comunque ora lo sposto sull'altro canale, l'ho staccato, riattacco a quell'altro canale e questo è già a meno 24 millivolt e deve andare, diciamo, sullo zero. Ora le regolo tutte e due e vediamo cosa si riesce a ottenere con questo amplificatore. Allora, ci siamo attestati per ora su un valore di circa, da una parte di 2,5 e dall'altra di circa 1,9, 2 più o meno. Ora dopo le ricontrollerò ovviamente quando avrò anche controllato il bias. A quel punto, quando il bias è regolare, le ricontrollerò. Comunque ho letto il librettino, il manual service, e dice massimo fino a 5 siamo nella norma, sicché rientriamo tranquillamente. E adesso guardiamo come fare il bias. Al bias, vedete, ho messo due coccodrilli in quel punto lì, è lo stesso punto, le stesse due spunzoncini, diciamo, due terminali dove collegarci per vedere il bias. Il bias di questo amplificatore deve essere a circa 20 millivolt. Andiamo a vedere da questa parte, è effettivamente troppo basso, che siamo in millivolt, 0,085 è troppo basso. Andiamo a vedere l'altra parte, scusate se vi passo davanti, e dall'altra parte invece è troppo alto, probabilmente segna meno 75 perché non ho visto il più e il meno messo, il più e il meno al contrario, ma insomma comunque ecco, ora l'ho messi dalla parte giusta ovviamente. Uno è troppo alto, uno è troppo basso. Quello che è troppo alto scalderà troppo anche, diciamo, a freddo, anche senza segnale. Quello troppo alto vi faccio vedere che scherzo invece fa. Inquadriamo l'oscilloscopio. Quando il bias è troppo basso si può verificare, anzi quasi sempre si verifica, un difetto che si chiama di crossover, vale a dire nel mezzo dove inizia a condurre un transistor rispetto all'altro, la forma d'onda non sarà più pari, diciamo, non sarà, ma ci sarà una leggera gobba, che in alcuni casi può essere anche più di una gobba, anche proprio un bello scalino. E qui ora siamo con una frequenza a 1 kHz e sembrerebbe che tutte e due le sinusoidi non abbiano nessun disturbo, però questo, diciamo, ci frega, poi lo vedremo comunque con il distorsimetro, che un canale distorgerebbe di più e un altro distorgerebbe di meno. Ovviamente si sta parlando
al minimo, quando l'amplificatore eroga anche meno di 1 watt, perché quando si alza l'amplificatore il transistor entra bene in conduzione, sicché il difetto di crossover sparisce. È un difetto che c'è a basse potenze, sotto il watt di solito, e ripeto, si vedrebbe molto bene anche con il misuratore di distorsione, però voglio far vedere così. Ora qui a 1 kHz non si vede, ma se noi mettiamo per esempio un segnale a 40 kHz e io ora allargo la traccia, se ci fate caso la forma d'onda sopra è rimasta praticamente bella, mentre la forma d'onda sotto, se la vedete, in questo punto qui e in questo punto qui c'ha una leggera gobba. Io spero che riusciate a vederlo. Se io l'avvicino a quell'altra, come vedete, se la sovrappongo, c'ha questa leggera gobbina. È un poco, però probabilmente il misuratore di distorsione se ne accorgerebbe molto bene. Ovviamente se io alzo potenza, a un certo punto questo difetto, come vedete, praticamente è sparito. Non si vede più, o si vede pochissimo. Ora è sparito completamente, però è un difetto che a bassa potenza è parecchio accentuato. Come vedete c'è una bella, diciamo, gobbettina qui che non ci dovrebbe essere, sicché bisogna portare il bias alla corrente giusta. Ora il bias è regolato, ovviamente va fatto anche questo dopo qualche minuto che è acceso e va lasciato senza segnale in ingresso. Non è una cosa che deve essere, se su 20 mV deve essere preciso a 20 mV, 1 mV o 2 in più o in meno non è un problema. Ovviamente invece di 20 non possono essere 70 come prima o 1 come prima. Questo è un canale, ora lo sposto sull'altro canale e diciamo, vediamo, e infatti anche qui 20 e 38 e va bene. Ora ricontrolliamo le forme d'onda e vedremo che tutte e due le forme d'onda a questo punto sono corrette. Come vedete in tutte e due le forme d'onda gobbe questa volta, chiamiamole così, cioè difetto di crossover non ce n'è. E la stessa cosa se la inquadro bene. Tutte e due le forme d'onda sono belle e diciamo anche il bias è stato tarato. Ora vado a casa e domani si fa prove di distorsione, guardiamo se l'amplificatore funzionano i controlli di toni e, come si dice, compagnia cantante. Ci si vede domani. Buongiorno e ben trovati. Allora, ora dobbiamo vedere se funzionano i controlli di tono. Come vi ho già fatto vedere in altri video, come ho già spiegato, un metodo veloce per vedere se i controlli di tono vanno è usare un'onda quadra. Allora, in questo momento voi non vedete che io sto spostando i controlli di tono, ma insomma il selettore che abilita i controlli di tono è su esclusione. Praticamente i controlli di tono sono esclusi e se io ruoto la manopola dei controlli di tono non succede niente. Ora lo abilito e se io muovo per esempio la manopola degli alti, come vedete c'è una certa variazione, che vuol dire che funziona. La stessa cosa, ora sto muovendo la manopola dei bassi. Nella stessa maniera abbiamo il controllo di toni, il commutatore del controllo di toni che regola praticamente su 5 o su 3 kHz l'intervento, ora è su per esempio 6 kHz non 5, ora è su 6 kHz, se io lo sposto, quello degli alti, se lo sposto su 3, come vedete c'è una variazione, sicché anche questo controllo funziona. Stessa cosa quello dei bassi, ora è su 400 Hz, muoviamolo leggermente, se io lo sposto su 200 Hz c'è una variazione e anche diciamo il commutatore lì funziona. Possiamo vedere il controllo del loudness, anche quello come vedete c'è un'enfatizzazione. Come sapete il controllo del loudness funziona solo a volumi bassi come è ora. Quando si supera un certo volume viene escluso, perché il controllo del loudness di solito si enfatizza quando ci sono delle riproduzioni a basso volume. Poi abbiamo
il filtro subsonico che interviene a 16 Hz e il filtro ultrasonico che interviene sopra i 10 kHz, che servirebbe semplicemente di solito quando uno mette un disco. Il subsonico sarebbe su alcuni amplificatori segnato come scritto rumble, non so come si pronuncia esattamente, ma così sono più chiaro, e servirebbe per quando ci sono magari dischi non proprio piani e dovrebbe eliminare questo problema. Ovviamente taglia delle frequenze. L'altro filtro, quello che interviene a 10 kHz, serve quando magari ci sono dei dischi graffiati. Ovviamente anche quello taglia delle frequenze, sicché da una parte fa bene, da una parte fa male. Di solito non si usano mai. Comunque, per provarli ora, il problema è diverso, e qui vi faccio vedere che io sono un amante degli oscilloscopi analogici come questo che state vedendo, ma diciamo per provare il filtro a 10 kHz il problema diciamo non si pone, perché io metto per esempio una frequenza di, mettiamo 20 kHz, eccola, allargo la base dei tempi, lavoro sulla base dei tempi dell'oscilloscopio, la vedo praticamente, e se io faccio intervenire il filtro, quello che taglia gli alti, dovremmo vedere la sinusoide che si abbassa, e infatti si abbassa perché la taglia. Abbiamo la nostra sinusoide a 20, se ci sono dei disturbi è dovuti alla telecamera che interferisce un po' con l'oscilloscopio. Comunque, se c'è una sinusoide come ora a 20 kHz, il filtro che taglia a 10, se io praticamente vado a inserire il filtro, vediamo la sinusoide attenuarsi. Infatti diventa circa la metà più o meno, sicché attenua a 20 kHz almeno diciamo 3 dB. Se voglio controllare il filtro a 10 Hz, a 15 Hz, vediamo un po' quante, a 16 Hz, ce la farò alla fine, devo mettere una frequenza perlomeno, che ne so, di 10 Hz. Se io metto una frequenza di 10 Hz, anche se riduco la base dei tempi dell'oscilloscopio analogico, alla fine mi viene fuori una cosina di questo genere qui, e sì che si vede male, e qui gli oscilloscopi digitali ci vengono in aiuto. Ora vi faccio vedere con un oscilloscopio digitale, fatemi preparare un attimo. Qui anche l'oscilloscopietto, questo qui piccolino che fa da multimetro, che ripeto vi metto il link in descrizione se vi interessa, fa questa funzione qui. Ho messo una sinusoide sola, una traccia sola, in maniera che si vede bene, perché occupa diciamo tutto lo schermo. Qui non so se si vede, comunque sono 10 Hz a 1,3 volt circa. Se io inserisco il filtro subsonico, come vedete, si attenua. Praticamente anche questo di circa la metà. Lo rimetto non inserito, diciamo. Addirittura se io sposto a 5 Hz, l'oscilloscopio lo sintonizza, lo sincronizza, diciamo lo stesso, si vede bene, la sinusoide non balla come nell'altro oscilloscopio, e se io aziono il filtro un'altra volta, questa volta a 5 Hz, ho sbagliato filtro, se io aziono il filtro un'altra volta, questa volta a 5 Hz, come vedete l'attenuazione è ancora maggiore. Sicché un oscilloscopio digitale anche piccolino come questo alle volte per alcune misure ci viene in aiuto. Adesso non resta che fare la misura di potenza e di distorsione. Allora, per la prova si procede come segue. Questo è il carico fittizio, quello grande, dove c'è collegato praticamente gli altoparlanti che arrivano qua. Questo va all'oscilloscopio e un canale va anche a distorsimetro. Da quest'altra parte c'è il wattmetro, che in questo caso, se vedete, è usato come wattmetro esterno, perché diciamo fino a amplificatori una cinquantina di watt va benissimo. Se però decido di farlo lavorare un po', è meglio usare un carico più potente, diciamo come quell'altro che avete accanto, sicché questo qui è usato solamente come wattmetro ora.
il carico interno è disattivato e lavora con quell'altro carico. Qui ci sono i cavi collegati, è sulla portata di 100 watt fondo scala perché l'amplificatore dovrebbe dare circa 85 watt. Sopra abbiamo il solito oscilloscopio, così vedremo quando va in clipping, e sopra ancora abbiamo, ora ve lo faccio vedere così poi chiaramente lo inquadro più da vicino, abbiamo il misuratore di distorsione dell'HP, l'analizzatore audio che ci dirà la distorsione di questo prodotto qui. Prova veloce così non vi annoio, mi avvicino, accendo l'amplificatore, anzi è già acceso, e lo portiamo direttamente per esempio intorno agli 80 watt. Intorno agli 80 watt, come vedete, la sinusoide è ancora bella, non è clippata. Andiamo alla potenza massima che sono 85 watt. Vi faccio vedere un canale alla volta. Lo porto troppo, così sono 85 watt, 85 watt, e la sinusoide ancora ovviamente non è clippata, e la distorsione a 85 watt è 0,02%. Lo portiamo in clipping, vi inquadro l'oscilloscopio, alziamo di un'altra tacchettina. Ecco, ora siamo in clipping, un clipping diciamo non proprio completo, però siamo in clipping già, e se andiamo a vedere il wattmetro passiamo i 100 watt, era 100 watt fondo scala, è andato oltre. E la distorsione ovviamente quando un amplificatore va in clipping la distorsione sale, siamo al 5%, ma non deve essere in clipping, chiaro. Lo sanno tutti i bischeri che la distorsione in clipping è alta. Allora, questa mettiamo una potenza per esempio di 50 watt e la distorsione su questo canale è 0,0150, che è 0,015 diciamo, e ora la sposto sull'altro canale. Attendete un attimo, ora è staccato, ora collego l'altro canale. Eccolo qua, e sull'altro canale 0,0 quasi 15, poco meno di quell'altro canale. Che direi che questo amplificatore è tornato, nonostante tutti i difetti che gli abbiamo sistemato, che gli ho sistemato, è tornato agli antichi splendori. Direi di rimontarlo. Faccio vedere una cosa, ovviamente quello che vi faccio vedere non è per criticare chi ha fatto il lavoro, non dico prima di me, insomma, chi ha fatto questo lavoro, ma perché voi non lo facciate. Perché alle volte anche l'estetica conta. Probabilmente qui ci sono stati smontati i piedini e poi rimontati, e ora vi faccio vedere da vicino, e non avevano messo le viti nelle scatoline come vi dico io, e qua come vedete, questo è il mio pollice, c'è questa vite che sporge di parecchio, mentre quest'altra vite che non sporge, però questa è una vite a legno. Ora le smonto e ve le faccio vedere. Ripeto, non vi faccio vedere queste cose qui per dire oddio che bischero, quell'altro ha fatto questo lavoro qui, perché le bischerate si fanno tutte io per primo, però magari se ci state attenti evitate di fare delle cose che sono pacchiane. Smonto le viti, ve le faccio vedere, pulisco questo pannello e ci rimonto delle vitine un pochino più umane. Allora, queste sono le viti che c'erano montate, come vedete due, queste nere sono troppo lunghe ovviamente, e quell'altre sono due viti a legno, vanno bene per una mensola, ma per un amplificatore poi chi le va a smontare, se lo fate voi o anche se lo facessi io un lavoro così, che le va a smontare dice ma che ci hanno messo? E ve lo dico appunto per evitare che facciate questi errori che si possono fare tutti, ripeto. Io ci ho messo 4 vitine da 3MA col sudato, non spuntano poco, hanno il dado e si trovano in tutte le mesticherie, si dice dalle nostre parti, in tutte le ferramenta. E allora anche questo video è finito, il Sansui
il bel Sansui, perché è un bellissimo amplificatore, è tornato a funzionare come da nuovo praticamente. Ma ha fatto ammattire, avete visto che ci sono stati un sacco di problemi da risolvere, però poi alla fine l'ho avuta vinta io, diciamo, e l'apparecchio è tornato a funzionare. Questo per la gioia del proprietario dell'amplificatore e anche per la gioia di chi gli piace vedere le mie riparazioni. Se anche questa riparazione vi è piaciuta, mettete un mi piace al video. Chi non l'avesse fatto, lo ricordo sempre, si iscriva al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!